hey! Yo ho ho, yo ho ho, yo ho ho, 痛快だ Yo ho ho, yo ho ho, yo ho ho, 最高だ Salve gente, io sono Bombercost e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo ad iniziare la vera e propria città della mia playlist di Lego. Allora, come vedete da queste clip sto doppiando dei video che ho registrato e velocizzato. In pratica ho ordinato dei pezzi che mi servivano per modificare dei Lego della linea Speed Champions che avevo montato in delle dirette. Li ho ordinati tramite un sito che si chiama Bricklink, che si occupa di vendere pezzi singoli, tutto intorno al mondo, e io in pratica ho ordinato vari pezzi da diversi venditori. Adesso state vedendo che sto facendo l'unboxing del sacchettino più grande di tutti, e fatto questo ho poi buttato letteralmente tutti questi pezzi sul tavolo. Come vedete qua poi è arrivato quello più grosso, e da qui ho iniziato a montare ovviamente altre scatole. Non ho iniziato a montare prima tutti quei pezzettini singoli arrivati. Allora, avevo preso questa Ferrari, direi modello vecchio, e per montare il tutto ci ho messo tipo 2 ore e mezza, 3, non mi ricordo bene. Poi ho iniziato a montare questa bellissima Porsche da corsa, monoposto. Delle 4, diciamo che è il mio secondo design preferito. Il mio design preferito mi sembra che fosse questo qua della Lotus, perché io sono un appassionato del verde. Comunque scusate se sto un po' divagando, ma devo riempire tutti i vuoti che ci sono dell'audio. Sì, bravo, me del passato che fai vedere la macchina, poi la farò vedere meglio. Come ho detto, adesso sto montando la Lotus, che è il mio design più preferito, anzi più migliore assai, come si direbbe in certe occasioni. E dopo questa, l'ultima che ho montato è una vecchia Lamborghini di colore bianco. Sì, non c'è bisogno che fai vedere la minifigure così tanto. Sempre colpa della videocamera che ci mette 80 anni a mettere a fuoco, ma non importa. Abbiamo quasi finito con la Lotus, tra poco inizia la Lamborghini, che non mi ricordo neanche di che anno fosse, 1987 è possibile? Boh, qua ho tagliato completamente verso la fine, ma vabbè, non importa. E cos'altro dire? Tra poco vedo dall'anteprima che iniziamo con il montaggio della prima custom, tra virgolette. O meglio, più che custom si chiama mock, ovvero my own creation, la mia creazione personale. La prima che ho deciso di montare è la Camaro. Questa dovrebbe essere edizione 2020 se non mi ricordo male, ma poco importa, dal film di Transformer, che era uno dei miei preferiti, da quando l'ho visto da piccolo, quest'auto è diventata la mia preferita. Quindi ho detto, che fai, non la vuoi avere nella collezione? E quindi ho cercato le istruzioni online su un altro sito che si chiama Rebrickable, anche quello in descrizione. Ci sono istruzioni a pagamento e gratis, e ho montato la Camaro. Adesso, come vedete, ho preso la Corvette della linea, che è il primo modello che è uscito della Speed Champion. L'ho smontata completamente, come vedete anche ho smistato i pezzi per colori, che voi penserete, ma chi stai pazzo? No, o meglio, sì, sono pazzo, però ho deciso di rimontare le macchinine più strette da, quanto era la misura? 6 mattoncini, che in inglese si dice 6 studs, in 8 mattoncini, quindi in 8 studs. Studs scritto, vabbè, comunque. La cosa triste è che avevo ordinato tutti i pezzi tranne le ruote nuove. Infatti lì stavo dicendo, perché non entrano le ruote? Bene, perché non ne avevo ordinate quelle giuste. Ora mi metto a farlo lo stesso lavoro con la Mustang GT5, non mi ricordo male. Le istruzioni le ho sempre trovate su questo sito di nome Rebrickable. Ok, la parte senza doppiaggio è terminata, quindi tra poco ci sarà il me stesso del passato con il telefono che registrava. Purtroppo avevo quello a portata di mano, non potevo mettere cavi, microfoni per aria, anche perché non ho ancora la possibilità di farlo. E cosa volevo dire? Oltre alla Mustang ho modificato anche la Camaro, quella lì sempre di colore blu, e volevo chiedervi anche scusa se l'audio sarà leggermente diverso, ma come ho già detto purtroppo al momento è così. Prossime volte cercherò di organizzarmi un po' meglio. Per il resto godetevi la costruzione nell'inizio della mia città. Allora, come potete vedere qua c'è un casino assurdo. Qua ci sono tutti gli Speed Champion che ho montato, qua c'è la roba di Flintstone in tuk tuk.
altre cose. La prossima macchina da montare. Allora, qua dentro c'erano questi qua che vedete sparsi. Per farla in breve c'era un Lego di Atlantide, un Lego di Power Miner e un modular building, un edificio modulare della linea Creator. Questo è lo shop, non mi ricordo, vabbè, comunque. E questo bellissimo coso era venuto con una, vabbè, faccio vedere questa che faccio prima, con questa base così in colore beige. Bene, la mia idea era quello di ricostruirlo e poi usarlo nella città, ma negli ultime settimane mi sono un po' informato sui set Lego, meglio, in particolare sulle città, e c'è un metodo che rende il tutto più semplice per spostare gli edifici, le costruzioni e per non fare in modo che facciano, vediamo se riesco a farlo vedere da un'altra parte, non facciano questo lavoro qua, ovvero che si pieghino, e facendo così tutti i pezzi saltano via. Bene, c'è una tecnica che si chiama Mills Plate, c'è un acronimo qua, poi metterò a schermo cosa vuol dire con la traduzione, e in pratica consiste nel prendere dei mattoncini, tipo questo, metterli sulla base, tipo, che ne so, così, ecco, e sopra metterci le plate, questi pezzi piatti così, che a differenza delle basi non si scuotono. Bene, fare una struttura tutta del genere su tutta la base, mettere la costruzione sopra e poi spostarla facilmente. Questo gli permette di avere più stabilità e non lo fa ballonzolare, non so come spiegarmi meglio, a destra e manca. Bene, ora la mia idea è quella di utilizzare la base data di default, quindi vabbè, con quel set, prendere le misure, quindi quali avevo già prese, ci ho messo 20 minuti abbondanti, utilizzarle sopra questa base, poi rimarrà un pezzo più grande dove potrò, che ne so, farci il marciapiede, la strada. È proprio bello quando stai parlando, spiegando le cose, il telefono decise batteria scarica. Beh, dicevo, mi sono perso dall'ultima clip, ma non importa. Questa è la base per una Mills Plate. Mentre il telefono era in carica ho messo giù questa roba qui. Praticamente sono le fondamenta che sorreggeranno queste plate. Le chiamerò plate, non le chiamerò piattaforme, ma vabbè. Non bisogna farle andare in un ordine preciso, averle tutte dello stesso colore, della stessa forma. L'importante è che hanno tutte la stessa altezza. Il classico mattoncino Lego alto così, non volevo fare lo zoom per 5, ma vabbè, ce lo terremo. E come ho fatto a prendere le misure? Semplicemente ho preso la base che mi era venuta col set, l'ho appoggiata sopra e mi sono misurato più o meno. Fatto questo, come vedete ho usato colori diversi o forme diverse, non importa, l'importante è che ci sia una copertura più o meno per ogni zona. Si può seguire questo pattern, quindi 4 sì, 4 no, 4 sì, 4 no, poi io ho fatto un po' come volevo, quello che ho trovato dagli altri Lego che avevo, e ora metto queste basi sopra e più o meno ritorniamo a questa forma qui. Ok, questo più o meno è il risultato. Come vedete ho fatto il contorno dello stesso colore, dato che ne avevo abbastanza, e sarebbe anche il caso di fare il contorno esterno della base dello stesso colore, ma non importa, tanto questo poi andrà coperto. Qua in mezzo invece ho usato altri colori, non importa quello che avevo. Poi ho notato che in alcuni punti non era abbastanza stabile, tipo scendeva giù in basso se lo premevo troppo, quindi ho aggiunto altri mattoncini come questo nei punti che mi servivano di più. Se no, come dicevo, basta usare un pattern e con quello si è tranquilli. Allora, come vedrete ho anche un piccolo pennellino qua e poi qua ho anche quello che usavo solitamente nelle dirette. Questi sono Lego abbastanza vecchi che ho, quindi erano belli impolverati. Io ho fatto un po' d'acqua, non mi sento di consigliare nessun prodotto, ma vabbè, e poi ho fatto così. Ho spennellato per bene dove c'era più polvere. Poi ho preso un panno in microfibra e fortunatamente adesso fa un po' più caldo, quindi
si asciugano più in fretta, poi per il quantitativo di acqua che ho usato non importa. Allora, qua io sto facendo molto superficialmente, ma bisognerebbe farlo per bene. Non faccio benissimo perché tanto poi questa parte verrà completamente ricoperta da questa. Adesso vedo se riesco a trasferire questo lì e poi vi faccio vedere come viene. Dopo ore e ore, finalmente è ritornato il suo splendore. Allora, ricapitoliamo. L'abbiamo messo su una Mills Plate, quel tipo di vase rialzata di cui vi parlavo prima. L'abbiamo trasferito da questa, che era col set ufficiale, questa la userò per altre cose. Qua ci sono le minifigure, più una qua appesa. Abbiamo il piano terra con la porta che gira, ho rotto dei fiori, non dovevo. Ho spostato tutta la pavimentazione, ho rimontato tutti i piani, ho pulito più che potevo. Alcuni pezzi sono anche un po' andati, purtroppo, tipo questo è un po'... Metti a fuoco? Su. Metti a fuoco, detto. E... ok, un po' allargato, però ce lo facciamo andare bene. Poi quando riuscirò in futuro lo sistemerò. Qua sopra è di nuovo a posto, mi piace molto. Io gli vorrei fare solo una modifica, tipo vorrei mettere una scala esterna per consentire di arrivare fino al tetto, o non so, poi mettere un carro ponte, e poi qua gli voglio mettere delle ringhiere che ho già recuperato qua. Adesso le monto un attimo. Ok, non è nulla di che, però questo più o meno dà l'idea di quello che volevo fare. Due piccole barrierine per coprire. Ora vediamo se riesco a far vedere un po' come dentro. Questi piani superiori rimarranno pressoché invariati. L'unico che cambierò sarà il piano terra. Poi se mi avanzano pezzi magari riempio anche gli altri piani, perché vedete qua è rimasto tutto bianco, tutto verde, e lì c'è anche un altro colore. Ho ordinato delle piccole plate, quindi tipo queste, da 2x2 per coprirli, così fare un unico pavimento dello stesso colore, e le ho prese di questo. E poi qua davanti ci andrà la strada, che ho ordinato anche quella, quindi nella prossima clip dovreste vedere, insomma, io che metto cose. Allora, dall'ultima clip per cui è passato un secondo, da me sono passate 24 ore e è arrivato questo, gentilissimo da Amazon, ad attaccare direttamente l'etichetta anziché imballarlo, ma vabbè. Qua dentro ci sono un paio delle nuove strade fatte da Lego, non so da quanto è uscito sto set, non mi interessa, io lo prendo adesso perché mi sono svegliato adesso. E link in descrizione di questo, e poi nel corso del video se c'è altra roba in descrizione, anche 1, 2, 3, 4 e 5 in descrizione. Ci ho messo relativamente poco, qui abbiamo qualche piccola forma di vegetazione e balle varie. Qua ho le varie strade, sono solo 4, poi vedrò di prenderne altre. Abbiamo l'attraversamento pedonale, le strisce, i rossi, questi che servono per coprire i buchi che ci sono lì. Ora vedo di metterli lì intorno, sempre con il sistema delle Mills, però delle Mills Plate, ovvero che anziché il mattoncino intero, le come si chiamano? Aiuto, tipo queste, quelle piatte, ecco. Allora, ho appena finito di costruire e è molto veloce da fare. Qua poi la Lego è stata gentile anche nel dare alcuni esempi di come si può fare, essendo un set modulare. Poi essendo Lego ognuno li può fare come vuole. Qua mi è avanzato qualche pezzo, qua non mi bastavano i pezzi, quindi è rimasto vuoto. Poi qua in mezzo con lo spartitraffico farò un'isola verde, vedrò. C'è il lampione, lì ho messo l'attraversamento pedonale, molto carini, li ho fatti tutti rialzati come dicevo.
Sicuramente ne prenderò altri, però non so se li prenderò nel pack così, perché sono veramente troppo costosi. Probabilmente li prenderò di qualche brand compatibile. Qua abbiamo anche uno senza pantaloni, ma non facciamoci domande. E questo è il risultato. Adesso piazzo qualche macchina. Allora, ho deciso che questo sarà il senso. Ho tolto i semafori, ho posizionato le macchine così per dare un'idea di come potrebbe venire. Ovviamente le proporzioni sono quel che sono, anche perché le macchine sono enormi rispetto alle minifigure, ma a parte quello non mi importa. Questi pezzi poi verranno tolti e la strada continuerà. E adesso devo aspettare i pezzi per sistemare il pavimento qua dentro, forse l'avevo già detto in qualche clip precedente. Appena arrivano vi faccio vedere come sono. Ne ho presi di un brand compatibile che si chiama WeBrick, o meglio di un sito che produce mattoncini compatibili. Costavano un po' di meno, ne ho presi tipo 400 a 15 euro, quindi direi che va bene. E poi vi faccio vedere com'è. Là c'è l'altra base, ne ho ordinata un'altra o altre due, non mi ricordo più, quindi poi le metteremo in sequenza e vediamo di posizionare la casa di Flintstone. Non so se qua di fianco o davanti, vediamo. Allora, adesso ho preparato un'altra Mills Plate per spostare la casa di Flintstone. Faccio anche la parte verde, poi se riesco recupero altre così per chiudere il tutto. Poi vedrò in futuro di chiuderla completamente, così poi che ne so, faccio tipo una camera da letto, un bagnetto o qualcosa, perché così aperta non mi piace. Potrei anche decidere di metterla un pelino più avanti e qua dietro poi fare tipo una montagna, una roccia, dato che è di pietra sta casa. Allora, la piattaforma l'ho finita, ho utilizzato delle basi che avevo, anche del set nuovo delle strade. Questa Mills sarà esclusivamente dedicata ai Flintstone e sto ancora decidendo come posizionarla, perché la mia idea iniziale era di metterla così, dietro la montagna, eccetera. Ok, forse così non ci azzecca niente, però almeno io così riesco a visualizzarmi un'idea di come potrebbe essere un altro edificio qua di fianco. Allora, ho aggiunto qualche minuscolo dettaglio, qualche fiorellino, qualche alberello che avevo, ho messo Wilma e Betty, così, tanto per, un velociraptor che avevo. Qua c'è il loro cognome con la cassetta delle lettere, qua ho messo la macchina. Qua c'è la Camaro che ho montato in una clip precedente. Questa invece, scusi signora, non la voglio far investire. Qua invece c'è la Dodge Charger di Fast and Furious che ho montato non in diretta ma io privatamente, diciamo. C'è Vin Diesel qua dentro. Comunque, poi vedo anche di mettere la Dodge con la Skyline in qualche modo. Comunque, a me questa così piace veramente un botto. Poi bisognerà aggiungere, che ne so, un piccolo sentiero qua, continuando questo che c'è già, chiudere qua dietro come ho già detto. Comunque l'idea di base è questa. Allora, dall'ultimo clip per me sono passati giorni, per voi no. Allora, ho allargato queste tre bellissime macchine, sto aspettando ancora dei pezzi per finire, tipo il tettuccio e le ruote. Ho creato un'altra base che poi è da fare. Qua c'è questo, tra poco vi spiego, casa dei Flintstone, dinosauri, e sono appena arrivati i mattoncini, o meglio le plate, per fare il pavimento che vi dicevo qua dentro. Sta venendo veramente molto bene, veramente mi piace un casino di più così il pavimento, e probabilmente cambierò anche questo qua molto bene. Dopo qualche ora di smistaggio, acqua e sera praticamente, scose, scatole varie, questi non servono più. Il piano terra è terminato, non è regolarissimo con i mattoncini sul pavimento, il che mi piace molto, anche perché non mantiene una trama tutta dritta precisa. Vabbè, è una cosa mia mentale. Ho messo tutte le plate ovunque. Scusi signora, non volevo farla investire. La porta gira ancora, ho messo qualche mattoncino con questo pezzo qua per mettere le minifigure, ho sopraelevato tutti gli espositori, ho fatto anche sotto la scala, c'è la signora anche sul bancone,
Lei vorrei metterla fuori in qualche modo, poi vedrò. Gli altri piani avrei voluto metterci qualcosa, ma sinceramente al momento va bene così. Ora posizioniamo sto coso e voilà. E possiamo dire che il modular shop building, signor Fiore sti lì, momentaneamente all'interno è completo. Bisognerà poi sistemare l'esterno. Qua c'è sempre la signora, qua abbiamo il nostro tuk tuk. È arrivata un'altra base iper gigante, sono stracontento, poi dovrò farle tutto il lavoro delle mills plate, così, adesso qua volevo fare tipo una strada che fa così, continua, è volato un pezzo di qua, si ricollega di lì, continua, cose. Qua ci sono un sacco di minifigure, qua c'è anche Bullseye, c'ho Bullseye. Qua c'è una casetta molto bella, che ringrazio chi l'ha costruita. E qua ci sono varie cose poi da spostare, c'è un piccolo articello con una panca, qui dietro è ancora da finire. Qua è ancora tutto da fare, ce n'è di roba, ce n'è, sto video sarà lunghissimo. Ok, stavo finendo di editare il video che deve uscire con anche questa clip che sto facendo adesso e mi sono accorto che non vi ho fatto vedere le macchine nuove, o meglio, montate per intero. Questa è la nuova Corvette. Spero che anche l'audio si senta un pellino meglio, ho cambiato qualche impostazione nel telefono. Devo dire che veramente così sono più migliori assai. Perché non va? Ah, non girano le ruote perché c'è un pezzo in più sotto, scusate un attimo. Ok, ora va. Ah, meno male, c'era un pezzo di troppo sotto, mi ero dimenticato di toglierlo. E bella, veramente bella. Più grande di prima, stessa grandezza delle altre. E ora vi faccio vedere la Mustang modificata. Sono riuscito a tenere anche alcuni pezzi con gli adesivi, anche qua se vedete, così almeno si dovrebbe riconoscere un po' di più che tipo di macchina è. Diciamo che i fari così non è il massimo, però avevo questi, quindi ho usato questi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace questa mia idea di allargarle tutte a, come ho detto in una clip precedente, 8 studs. E ora la Camaro, quella che mi ha fatto dannare di più perché mancavano più pezzi, quindi ho dovuto modificare anche un po' le istruzioni di base che avevo. Anche questa allargata, anche questa con più pezzi possibili per riprendere il design dell'auto, la casa produttrice dell'auto. Queste cose laterali sono carine, però non sono molto stabili, le ho già modificate rispetto alle istruzioni perché come le metteva il tipo che ha fatto il modello allargato faceva veramente schifo. Poi magari in futuro cercherò di aggiustarla ancora. Comunque veramente bella, veramente bella. Ho deciso di farvele vedere un po' tutte anche perché non ho avuto spesso l'occasione. Allora, qua abbiamo la Koenigsegg, una delle prime che ho montato. Qua poi abbiamo una delle Ferrari. Una cosa che mi piace tantissimo di queste macchine qua, che cercano ovviamente nel modo più semplice tra virgolette possibile di riprodurre i dettagli della realtà, è che per ogni auto utilizzano una tecnica diversa per fare il cofano, i paraurti anteriori, i paraurti posteriori, targhe, fanali eccetera. Veramente tanto di chapeau ai designer perché ogni volta fanno qualcosa di nuovo e interessante. Ora qui abbiamo la Pagani e la Supra della Toyota. La Pagani qua davanti, dettagli pazzeschi, poi qua dietro è uno dei miei design preferiti, vediamo se riesco a farlo vedere meglio alla luce. Tanta roba. La Supra mi piace anche, però molto più gialla, cioè sembra un blocco, non so come spiegarmi, non mi dà la stessa bellezza, per così dire, della Pagani o di un altro modello, però comunque anche questa dietro, tanti bellissimi dettagli, chapeau ai progettatori, disegnatori, design, architetti, quello che sono. Ora abbiamo la Nissan Skyline di Fast and Furious, anche questa bellissima. L'unica cosa che non mi piace sono questi cosi qua davanti che sporcono così tanto. Dico ok un pochino tipo sul retro dell'alettone. Anche la targa
personalizzata come quella del film. C'è anche lì Paul Walker. E vedrò anche di sistemare questa probabilmente. Qua poi abbiamo la Ferrari. Questa è quella un po' più vecchia che usavano nelle corse, molto figa. Anche qua davanti un dettaglio che mi piace molto, le luci che sono inclinate di circa 45 gradi. Hanno usato una tecnica molto bella. Anche questa è un monoposto, molto 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 interessante come scelta di design. Qua abbiamo la Porsche e la Lotus che ho montato all'inizio delle speed build in questo video. Anche questa è una monoposto. Boh, mi piacciono un sacco i design di ste macchine. Quando erano uscite non avevo mai pensato che avessero così tanti dettagli e tecniche particolari, ma veramente, come ho già detto, chapeau ai... Vabbè, basta, non facciamo tante praise a sti tipi. Poi vabbè, io sono di parte perché il verde è il mio colore, ma vabbè. Ok, basta, passiamo alle prossime, se no il video dura 80 anni. Allora, abbiamo la Lamborghini bianca, sempre questa fa parte del video all'inizio in speed build, anche questa dietro tanta roba, modello Countach, spero di averlo pronunciato bene. Anche gli interni tutti di... oddio, non è pelle, però vabbè, rappresenta la pelle, di pelle rossa, più o meno, vabbè, molto carino. Ovviamente di tutte ste macchine qua nuove vi lascio il link in descrizione se mi ricordo. Poi qua abbiamo Vin Diesel, ciao Vin Diesel. Tecnica molto bella anche davanti per fare il motore. Cercherò poi di replicarla per un altro modello a cui sto lavorando. Non vi posso dire nulla al momento perché potrebbe anche non uscire niente di che. E ultima ma non meno importante, come vi ho detto prima, la Camaro, che è la mia preferita. Questa l'ho modificata veramente tanto perché il modello era instabile, c'era tutta questa parte qua dove ho l'indice che si staccava a metà, quindi ho dovuto modificarla, ho aggiunto anche dei pezzi di rinforzo sotto, tanto non cambia molto da fuori. Ho dovuto anche cambiare l'interno, alzare il vetro e il tettuccio perché veramente non ci stava più. Questa non ha adesivi, però è iconica per me, quindi si riconosce subito. E basta. Ok, ne ho rimesse tutte in ordine come erano più o meno. Qua abbiamo anche il tuk tuk, vi faccio vedere un attimo. Che bello, bellissimo tuk tuk con un indiano, perché il tuk tuk è indiano, per questo è un indiano d'America. E qua fuori non so se avevo fatto vedere che ho aggiunto ho iniziato a lavorare per cambiare la pavimentazione esterna, ho aggiunto un tipo in bici e là. Qua davanti c'è la nuova pavimentazione per il davanti della casa di Flintstone. Qua ci sono cose poi da sistemare. E lì e qui ci potrebbero essere i protagonisti del prossimo video. Non vi faccio vedere altro se non questo, che è la torre per lo smistamento dei pezzi. Sto praticamente prendendo i pezzi che ci sono in queste scatole, perché sono tutti sparsi, li sto mettendo in queste cassettiere, anche perché così è un po' più ordinato. Che ne so, mi serve una base grigia, che ne so, mi serve un mattoncino nero da 4, così, ecco. Allora, questo è il quarto episodio della mia playlist della città di Lego. I primi 3 episodi erano più build che altro, ma vabbè, rientrano anche quelli. Prossimo episodio vedremo quelli, credo, non lo so ancora. E spero di poter finire la cosa dei Flintstone e iniziare quella. Ma questi sono argomenti per il prossimo video. Scusate se questo video sarà lunghissimo, ma ho filmato praticamente in 3 settimane tutta la roba che dovevo fare e adesso che sono più tranquillo con gli esami universitari ve lo posso far vedere. Intanto qua devo ancora fare altro, farò off camera e vi farò vedere poi cosa viene fuori. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video, like, commento, iscrizione, e ho perso il conto con le dita e noi ci vediamo alla prossima, ciao. Yo ho ho, yo ho ho, yo ho ho, yo ho ho, いつかだ。よほほよほほよほほ最高だ。